Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per un video che, spero, vi farà saltare dalla sedia. Oggi parliamo di una cosa che ci appassiona a tutti, le serie TV. Ma non parliamo delle solite serie, no. Oggi ci addentriamo in un mondo di proposte shock, Di idee talmente folli e inaspettate che potrebbero davvero rivoluzionare il panorama televisivo. Immaginate per un attimo di essere i boss di Netflix, di HBO, di Amazon Prime Video. Avete potere decisionale su cosa produrre, su quali storie raccontare. Bene, oggi giochiamo a questo gioco. Vi proporrò delle idee, delle proposte shock che io, personalmente, vorrei vedere realizzate. Ovviamente, alcune saranno più realistiche di altre, alcune più controverse, ma l'obiettivo è quello di stimolare la vostra immaginazione e di farvi dire, wow, questa sarebbe davvero figa. Prima di cominciare, però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessun video futuro, perché qui parliamo di serie TV, di film, di libri, insomma, di tutto ciò che ci fa sognare e viaggiare con la mente. E se il video vi piacerà, alla fine, lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici appassionati di serie TV, perché sono curiosa di sapere cosa ne pensano anche loro. Ok, bando alle ciance. Entriamo subito nel vivo dell'azione. La prima proposta shock riguarda un genere che ultimamente sta spopolando, il fantasy. Ma non un fantasy qualunque, un fantasy storico italiano. Immaginate una serie ambientata nell'Italia del Rinascimento, piena di intrighi politici, di famiglie potenti che si fanno la guerra, ma con un tocco di magia e creature fantastiche. Non parliamo di draghi e cavalieri in armatura, ma di stregoneria popolare, di antiche divinità pagane ancora venerate in segreto, di creature mitologiche che si nascondono nei boschi e nelle montagne. Potremmo seguire le vicende di una giovane guaritrice, magari esperta in erbe medicinali e pozioni, che scopre di avere poteri magici latenti e si ritrova coinvolta in un complotto per rovesciare il governo di una città-stato. Oppure potremmo raccontare la storia di un mercenario al soldo di una famiglia nobile, che si imbatte in un antico artefatto capace di risvegliare forze oscure. Pensate alla commistione tra la magnificenza dei palazzi rinascimentali, i vestiti sontuosi, le opere d'arte e l'atmosfera cupa e misteriosa della magia. Credo che sarebbe un mix esplosivo. E poi, diciamocelo, l'Italia ha una storia così ricca e affascinante che sarebbe un peccato non sfruttarla per creare qualcosa di veramente unico. Immaginate le scenografie mozzafiato, Firenze, Venezia, Roma, città ricche di storia e di bellezza, trasformate in set cinematografici dove la magia si insinua tra le pieghe della realtà. Potremmo vedere le calli veneziane illuminate da lanterne tremolanti, mentre creature acquatiche si muovono silenziose sotto la superficie dei canali. Potremmo ammirare i palazzi fiorentini, adornati di affreschi e sculture, dove si consumano intrighi di corte e complotti segreti. Potremmo esplorare le catacombe romane, labirinti oscuri dove si nascondono culti pagani e antiche divinità dimenticate. E per quanto riguarda i personaggi, potremmo attingere a figure storiche realmente esistite, reinterpretandole in chiave fantasy. Pensate a Lorenzo de' Medici, il Magnifico, trasformato in un potente mago capace di controllare le forze della natura. Oppure a Lucrezia Borgia, una donna affascinante e spietata, che nasconde dietro la sua bellezza un'anima oscura e un legame con le arti magiche. Potremmo anche inventare personaggi completamente nuovi, ispirati alla mitologia e al folklore italiano, come fate, folletti, streghe, orchi e altre creature fantastiche. La colonna sonora potrebbe essere un mix tra musica rinascimentale e sonorità più moderne, con strumenti antichi come il liuto, il clavicembalo e la viola da gamba, mescolati a sintetizzatori e effetti sonori elettronici. L'obiettivo sarebbe quello di creare un'atmosfera suggestiva e coinvolgente, che trasporti lo spettatore in un mondo fantastico e allo stesso tempo familiare. E poi, diciamocelo, ci sarebbe un enorme potenziale per il merchandising, action figure, giochi di ruolo, libri, fumetti, gadget a tema, insomma, un vero e proprio business. Credo che questa serie potrebbe avere un successo enorme, sia in Italia che all'estero. Perché combinerebbe elementi familiari come la storia e la cultura italiana con elementi più innovativi come la magia e il fantasy. Sarebbe una serie capace di appassionare un pubblico vasto ed eterogeneo, dai fan del fantasy ai semplici appassionati di storia. Passiamo ora a un'altra proposta shock, un po' più, diciamo,
Metanarrativa. Immaginate una serie TV che racconta la storia di un gruppo di sceneggiatori che lavorano a una serie TV, che è esattamente la serie che stiamo guardando. Un poco Me Seinfeld o Curb Your Enthusiasm, ma con un livello di autoconsapevolezza ancora più spinto. Potremmo vedere gli sceneggiatori litigare sulle trame, sui personaggi, sulle scelte narrative, e poi vedere le scene che hanno appena scritto realizzate sullo schermo, con gli attori che interpretano i personaggi che gli sceneggiatori hanno creato. L'idea sarebbe quella di giocare continuamente con le aspettative dello spettatore, di svelare i meccanismi dietro la creazione di una serie TV, di mostrare il dietro le quinte in modo divertente e ironico. Ovviamente, ci sarebbe bisogno di una scrittura brillante e di un cast di attori capaci di improvvisare e di interpretare personaggi sopra le righe. Ma credo che potrebbe essere una serie davvero originale e innovativa, capace di catturare l'attenzione di un pubblico che è sempre più consapevole di come vengono realizzate le serie TV. Potremmo intitolare la serie qualcosa di autoironico, come The Writer's Room of Our Lives o Seriously Writing. Immaginate l'episodio pilota, si apre con gli sceneggiatori, tutti stereotipi esagerati del mondo della scrittura televisiva, il veterano cinico, la giovane idealista, lo staccanovista nevrotico, l'eccentrico geniale, che si riuniscono per il brainstorming della prossima stagione della serie che stanno scrivendo, una serie, ovviamente, piena di cliché e luoghi comuni. Mentre discutono animatamente, vediamo spezzoni della serie fittizia che stanno creando, interpretati da attori che prendono in giro i loro personaggi in modo esilarante. Gli sceneggiatori litigano su chi deve morire, chi deve innamorarsi di chi, e se è il caso di inserire una scena di nudo gratuita per aumentare gli ascolti. Poi, improvvisamente, uno degli sceneggiatori ha un'idea geniale che cambierà tutto, ma viene immediatamente stroncata dagli altri perché troppo originale o troppo rischiosa. La puntata si conclude con una scena della serie fittizia che rispecchia in modo grottesco le dinamiche interne della Writer's Room, dimostrando quanto spesso la realtà superi la finzione. Ogni episodio potrebbe concentrarsi su una fase diversa della produzione di una serie TV, dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese sul set, dal montaggio alla promozione. Potremmo vedere gli sceneggiatori alle prese con attori capricciosi, registi inaffidabili, produttori esigenti e fan ossessionati. E ovviamente, non mancherebbero le guest star, attori famosi che interpretano se stessi in ruoli autoironici, registi acclamati che danno consigli, spesso inutili, agli sceneggiatori, e persino critici televisivi che vengono invitati a dare il loro parere, e che puntualmente distruggono la serie. Credo che questa serie potrebbe essere un vero e proprio cult, capace di attirare un pubblico di appassionati di serie TV che apprezzano l'umorismo intelligente e la satira sociale. Sarebbe una serie che si prende gioco di se stessa e del mondo dello spettacolo, ma che allo stesso tempo celebra la creatività e la passione che si celano dietro la creazione di una serie TV. E adesso, una proposta shock che farà storcere il naso a qualcuno, ma che secondo me potrebbe essere geniale. Una serie antologica di sequel falliti. Avete presente tutte quelle serie TV che hanno avuto un grande successo, ma poi hanno realizzato un sequel, un reboot, uno spin-off che si è rivelato un disastro? Ecco, immaginiamo una serie antologica che racconta la storia di ognuno di questi fallimenti. Ogni episodio si concentra su una serie diversa, e cerca di capire cosa è andato storto, perché il sequel non ha funzionato, quali errori sono stati commessi. Potremmo intervistare gli sceneggiatori, i produttori, gli attori, e ricostruire la genesi del progetto, dalla fase iniziale di entusiasmo e aspettative alla fase finale di delusione e critiche. Ovviamente, il tono sarebbe ironico e autoironico, e l'obiettivo non sarebbe quello di accusare nessuno, ma di analizzare in modo lucido e divertente i motivi del fallimento. Penso che sarebbe una serie molto interessante per tutti gli appassionati di serie TV, ma anche per chi lavora nel settore, perché potrebbe fornire spunti di riflessione utili per evitare di ripetere gli stessi errori. Potremmo intitolare la serie Second Chance Fails o Sequel Sinners. Ogni episodio inizierà con un montaggio di scene iconiche della serie originale, per poi passare a mostrare spezzoni del sequel fallito, evidenziandone le incongruenze, gli errori di casting, le trame insensate e i dialoghi imbarazzanti. Successivamente, intervisteremo i protagonisti del disastro, gli sceneggiatori che hanno cercato di reinventare la serie originale senza successo, i produttori che hanno insistito per realizzare un sequel nonostante il parere contrario del pubblico, gli attori che si sono pentiti di aver accettato di partecipare al progetto,
e persino i fan che si sono sentiti traditi dal sequel. Le interviste sarebbero alternate a spezzoni di making of, provini e scene tagliate per offrire una visione completa e approfondita della genesi del fallimento. Potremmo analizzare i motivi per cui il sequel non ha funzionato. Una sceneggiatura mediocre, un cast inadeguato, una trama troppo diversa dall'originale, un cambio di tono che ha deluso i fan o semplicemente la mancanza di un'idea originale. Ogni episodio si concluderebbe con una sorta di autopsia del sequel fallito, in cui esperti del settore analizzano i suoi punti deboli e offrono consigli su come evitare di commettere gli stessi errori in futuro. Pensate all'episodio dedicato al sequel di Sex and the City, And Just Like That. Potremmo intervistare gli sceneggiatori per capire perché hanno deciso di uccidere Mr. Big in modo così improvviso e traumatico, e come hanno cercato di reinventare la serie senza Samantha Jones. Oppure, potremmo analizzare il sequel di Roseanne, The Connors, e capire come la serie è riuscita a sopravvivere alla controversa uscita di scena della protagonista Roseanne Barr. E non dimentichiamoci dei sequel di Beverly Hills 90210, Melrose Place, Gossip Girl e tante altre serie cult che hanno deluso le aspettative dei fan. Credo che questa serie antologica potrebbe essere un vero e proprio spasso per gli appassionati di serie TV, ma anche una preziosa lezione per chi lavora nel settore. Sarebbe una serie che celebra il successo delle serie originali, ma che allo stesso tempo non ha paura di denunciare i fallimenti dei sequel, con un tono ironico e autoironico che la rende irresistibile. Cambiamo completamente genere e passiamo a una proposta shock, romantica. Immaginate una serie ambientata in una libreria antica, piena di libri polverosi, di scaffali che arrivano fino al soffitto, di angoli nascosti e di odore di carta vecchia. La protagonista è una giovane libraia, appassionata di libri e di storie d'amore, che si sente un po' sola e insoddisfatta della sua vita. Un giorno, un cliente misterioso entra nella libreria e le regala un libro antico, senza titolo e senza autore, ma con una dedica enigmatica. La libraia, incuriosita, inizia a leggere il libro e scopre che racconta una storia d'amore proibita, ambientata in un'epoca lontana. Man mano che legge, si rende conto che la storia del libro è in qualche modo legata alla sua vita, e che il cliente misterioso che le ha regalato il libro potrebbe essere la chiave per trovare l'amore che sta cercando. L'idea sarebbe quella di creare una serie romantica e suggestiva, con un'atmosfera magica e sognante, che celebra il potere dei libri e delle storie d'amore. Ovviamente, la libreria dovrebbe essere un personaggio a sé stante, un luogo accogliente e pieno di fascino dove i protagonisti si incontrano, si innamorano e si confidano. Potremmo intitolare la serie The Bookbinder's Secret o Pages of Love. La libreria potrebbe chiamarsi l'angolo dei sogni o la bottega delle storie perdute, un luogo magico e fuori dal tempo, dove ogni libro racchiude un segreto e ogni cliente ha una storia da raccontare. La protagonista, Alice, è una giovane donna timida e introversa, che si rifugia nei libri per sfuggire alla solitudine della sua vita. Lavora nella libreria da anni e conosce ogni libro a memoria. Un giorno, un cliente misterioso e affascinante, di nome Gabriel, entra nella libreria e le regala un libro antico, senza titolo e senza autore, ma con una dedica enigmatica. A chi sa ancora sognare. Alice, incuriosita, inizia a leggere il libro e scopre che racconta una storia d'amore proibita tra una giovane nobildonna e un pittore squattrinato, ambientata nella Venezia del Settecento. La storia è appassionante e commovente, e Alice si immedesima nella protagonista, sognando di vivere un amore altrettanto intenso e romantico. Man mano che legge, Alice si rende conto che la storia del libro è in qualche modo legata alla sua vita, e che il cliente misterioso che le ha regalato il libro potrebbe essere la chiave per trovare l'amore che sta cercando. Gabriel torna spesso alla libreria, e tra lui e Alice nasce una strana attrazione. Gabriel sembra conoscere molti segreti sulla libreria e sui libri che contiene, e Alice sospetta che nasconda qualcosa. Nel frattempo, Alice continua a indagare sulla storia del libro antico, scoprendo indizi che la portano a Venezia, sulle tracce dei protagonisti della storia d'amore proibita. Alice si ritrova coinvolta in un mistero che la porterà a scoprire segreti del suo passato e a trovare l'amore che ha sempre sognato. La serie potrebbe essere ambientata in una città europea dal fascino antico, come Parigi, Londra o Roma, per creare un'atmosfera ancora più romantica e suggestiva. La colonna sonora dovrebbe essere un mix tra musica classica e sonorità più moderne, con brani emozionanti e malinconici che accompagnano le vicende dei protagonisti.
Credo che questa serie potrebbe essere un vero e proprio successo per gli amanti del romanticismo e dei libri, una storia che celebra il potere delle storie d'amore e la magia dei libri antichi. Sarebbe una serie capace di emozionare e commuovere, di far sognare e sperare, di credere che l'amore vero esiste, anche nelle pagine di un libro. E per finire, una proposta shock animata. Immaginate una serie animata per adulti, ma non una di quelle piene di volgarità e di umorismo greve. No, una serie animata con uno stile visivo originale e raffinato, che racconta storie complesse e profonde, affrontando temi importanti come l'amore, la morte, l'identità, la giustizia sociale. Potremmo ispirarci alle opere di Hayao Miyazaki, di Studio Ghibli, ma con un tocco più moderno e sperimentale. L'idea sarebbe quella di creare una serie che non abbia paura di osare, di sperimentare con le tecniche di animazione, di raccontare storie che non sarebbero possibili in live action. Potremmo ambientare la serie in un mondo fantastico, in un futuro distopico, o semplicemente nel nostro mondo, ma con un punto di vista diverso e originale. Penso che l'animazione abbia un potenziale enorme per raccontare storie complesse e emozionanti, e che sia un peccato limitarla ai cartoni animati per bambini. Potremmo intitolare la serie Ephemeral Echoes o Animated Reflections. L'animazione potrebbe essere realizzata con una tecnica mista, che combina animazione tradizionale 2D con elementi di animazione 3D e stop motion, per creare uno stile visivo unico e inconfondibile. Ogni episodio potrebbe raccontare una storia diversa, con personaggi e ambientazioni sempre nuove, ma con un filo conduttore comune: l'esplorazione dei temi fondamentali dell'esistenza umana. Potremmo raccontare la storia di un'intelligenza artificiale che si innamora di un essere umano, e che lotta per ottenere il diritto di essere considerata una persona. Oppure, potremmo seguire le vicende di un gruppo di rifugiati che fuggono da un paese in guerra, e che cercano di ricostruire la loro vita in un nuovo mondo. E perché no, potremmo raccontare la storia di un artista che lotta per trovare la sua voce, e che utilizza l'arte per esprimere le sue emozioni e le sue idee. L'animazione potrebbe essere utilizzata per creare mondi fantastici e surreali, che riflettono le emozioni e i pensieri dei protagonisti. Potremmo vedere paesaggi onirici che si trasformano in base allo stato d'animo dei personaggi, o città futuristiche che rappresentano le speranze e le paure del futuro. La colonna sonora dovrebbe essere un mix tra musica classica, elettronica e world music, con brani emozionanti e suggestivi che accompagnano le vicende dei protagonisti. Credo che questa serie animata potrebbe essere un vero e proprio capolavoro, capace di emozionare e commuovere, di far riflettere e sognare. Sarebbe una serie che dimostra il potenziale dell'animazione per raccontare storie complesse e profonde, e che abbatte i pregiudizi che la limitano ai cartoni animati per bambini. Sarebbe una serie per adulti, ma non solo per adulti. Una serie per tutti coloro che amano le belle storie e che credono nel potere dell'immaginazione. Quindi, ricapitolando, abbiamo parlato di un fantasy storico italiano, di una serie metanarrativa sugli sceneggiatori di una serie TV, di una serie antologica sui sequel falliti, di una serie romantica ambientata in una libreria antica, e di una serie animata per adulti con uno stile visivo originale. Spero che queste proposte shock vi siano piaciute e che vi abbiano stimolato la vostra immaginazione. Bene ragazzi e ragazze, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato qualche spunto interessante. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Mi fa sempre un enorme piacere sapere che apprezzate il mio lavoro. Ora, come promesso, voglio sapere cosa ne pensate voi. Quale di queste proposte shock vi è piaciuta di più? Quale vi sembra più realizzabile? E quali altre idee folli vi vengono in mente per rivoluzionare il mondo delle serie TV? Scrivetemi tutto nei commenti, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like, di condividerlo con i vostri amici appassionati di serie TV, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessun video futuro, perché qui su questo canale ne vedrete delle belle. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!